Ciao a tutte, oggi un bellissimo progetto di cucito creativo facile. Realizzerò tre bellissime decorazioni da appendere e questo progetto potete realizzarlo con ritagli di tessuto, anche perché ci vorrà pochissimo materiale, ma l'effetto sarà bellissimo, l'effetto finale. Allora, per questo progetto ricordo sempre che metterò giù nella descrizione del video il cartamodello gratuito. Per chi invece non può scaricare il cartamodello, mano a mano che farò il tutorial vi darò anche le misure. I soggetti saranno tre, realizzerò la casetta, il cuoricino e un piccolo cuscino. Tutti e tre all'interno avranno del profumo perché metterò anche le perle profumate. Sarà una bellissima decorazione, saranno bellissime decorazioni da appendere. Userò il filo questo grezzo. Questo è un progetto stile rustico, quindi per chi piace, a chi piace questo stile, seguite il tutorial perché vi assicuro che l'effetto a me personalmente questo genere piace tantissimo. Allora, a due soggetti, quindi al cuore e alla casetta, metterò una ghirlanda realizzata nel modo più facile possibile, ma ripeto di grande effetto alla fine. E invece nel cuscino, nel questo mini cuscino, farò un ricamo su questo pezzo di tela grezza. Questo è un Panama. Andrò a ricamare col punto scritto, che è il punto più semplice possibile, che è come il punto filza. Adesso lo faccio vedere magari per chi non sa realizzarlo. Se ve lo dico io che non ricamo mai, solo all'occorrenza, vi assicuro che è facilissimo. Per chi invece già lo sa fare, vabbè, che ve lo dica a fare, è facilissimo. La scritta sarà Noel, Natale. Vi metterò sempre nella descrizione del video tutti i riferimenti dove va posizionata la ghirlanda e questo piccolo aiutino della scritta, proprio in dimensione reale, che dovete andare a ricamare. Se non volete ricamare, potete anche scriverlo con un pennarello a punta fine, inchiostro indelebile. In commercio ce ne sono tantissimi, col nero, col blu, con il rosso, col bianco, col marrone. Oppure potete mettere anche le letterine in legno, per chi magari chi non va magari di ricamare. Comunque, io adesso vi faccio vedere il ricamo come lo faccio io sempre, perché io non sono un'esperta di ricami. Quindi, iniziamo. Allora, come ho realizzato questa piccola ghirlanda? Le dimensioni saranno due, quella più piccolina andrà qui nella casetta e quella un pochino più grande sul cuore. Allora, io ho usato per questa corda in canapa che ho trovato dal cinese. Ne ho ritagliato un pezzettino, adesso do anche il diametro per chi non può scaricare il cartamodello. Prendo una forbice, la canapa questa è abbastanza dura da tagliare, quindi vado a tagliare prima un filo e poi l'altro, lo pareggio così, accendo la pistola a caldo perché servirà, poi prendo la dimensione che serve a me, in questo caso qui prendo il segno, adesso ve la do, e vado a ritagliare il tutto. Potete utilizzare anche quest'altro tipo che è molto più morbida e questa aiuta sempre dal cinese, almeno io l'ho trovata lì, ma ce l'hanno anche in ferramenta o su internet. Questa in canapa è veramente dura, ragazze, è proprio parecchio dura, quindi faccio pure fatica a tagliarla, però mi piace tantissimo anche l'effetto. Quindi una volta fatto, prendete la colla, inserite qui all'interno un po' di colla perché altrimenti si va ad aprire tutta la treccia, diciamo perché è intrecciata, e incollate sia di qua e sia all'interno qui. Mettete un puntino di colla e aspettate che si asciuga. Dopodiché questo lavoro, anche se usate quella in juta, questa qui, perché una sarà fatta con quella di canapa e una con questa in juta, stesso identico lavoretto. Poi le unite così, mettete la colla e aspettate che si asciuga e la ghirlanda è pronta. Così, e aspettate che asciuga, Per quanto riguarda questo ritaglio di tessuto dove andrò a ricamare la scritta Noel, adesso do anche la dimensione per chi non può scaricare il cartamodello, 8 per 4. Poi potete ricamarci se volete fare il ricamo, quello, la frase che più piace a voi. Allora, io userò del filo da ricamo. Questo l'ho acquistato anche dal cinese, proprio perché io non ricamo spesso, quindi ho comprato queste matassine, adesso non ricordo esattamente come si chiamano, questi qua. Ogni filo è composto da 6 fili. Io
ho preso un filo, nel mio caso rosso, ho separato i fili e ne ho presi soltanto 3, li ho separati semplicemente aprendo questa parte qui, l'ho aperta, ne ho presi 3 e ho sfilato il filo, ma potete utilizzare anche tutto il filo, sarà anzi più evidenziato. Poi ho preso un filo, un ago normale, ho riportato la scritta qui con la penna cancellabile e ho già disegnato, ho già ricamato la prima lettera, quindi la O. Come si fa il punto scritto? Adesso vi faccio vedere come lo faccio io, perché ripeto, io non sono un'esperta di ricami. Innanzitutto dovete bloccare solo su un filo con un nodino diciamo, la fine del filo e poi vado a realizzare tanti piccoli punti di mezzo centimetro, così, uno, poi mi distanzio sempre di mezzo centimetro e vado a realizzare un altro punto, così. Faccio questo lavoretto qui, sempre mezzo centimetro, in questo modo, poi sempre mezzo centimetro, mezzo centimetro, tutto intorno al disegno della O. Quindi mezzo centimetro e mezzo, cercate di farli tutti regolari se riuscite, se no non sarà la fine del mondo. Allora io vado a continuare, faccio questo lavoretto tutto intorno, appena finisco vi faccio vedere. Una volta arrivata alla fine, cosa faccio? Qui ci sono degli spazi chiaramente, io adesso torno indietro e vado a riempire così tutti questi spazi, quindi sono qui, adesso entro in questo punto che avevo fatto precedentemente, proprio qui inserisco l'ago e vado a riempire questo spazio così. Adesso qui, esco qui, vado a centrarlo così ed entro qui dove avevo fatto il punto precedentemente. Vado proprio a beccare qui in questo modo. Così vado a riempire la O. Quindi adesso vado a fare questo lavoretto tutto intorno e mi vado a riempire la O. È molto facile, ragazze. Poi chi è brava a ricamare chiaramente sa che si può realizzare in tantissimi modi il ricamo. Io vado su questo ricamo perché è molto facile, molto semplice e poi è bellino anche esteticamente. Quindi vado, continuo. Una volta effettuato questo lavoretto anche a lei, quindi prima mezzo centimetro fino a qui, poi vado al contrario e vado a riempire tutti gli spazi vuoti, così come sto facendo per la O. Stessa cosa per la L. Ho finito là, quindi cosa faccio? Sono dietro, prendo un filo di quelli che mi trovo sul rovescio, vado a prendere con l'ago un filo e vado a bloccare il punto. Poi taglio il filo e vado a fare la stessa cosa alle altre due letterine e il brodo è fatto. Allora, ho finito anche la E, adesso ho fatto il nodino, ho bloccato, taglio e vado a fare la stessa cosa anche per la L. E poi col ferro da stiro vado a cancellare i segni della penna cancellabile e lo metto da parte. Allora, il ricamo l'ho finito, oppure stirato, adesso lo prendo e lo metto da parte. Do le misure adesso di tutti i pezzi, quindi la casetta, il cuore e il cuscino. Allora, il cuore, quindi da qui, diciamo dalla parte tonda del cuore, quindi l'altezza di questo cuore è di 17 centimetri. La larghezza massima è di 12 e quella più stretta 4 e poi andate a scemare fino a 1 centimetro. Qui sulla parte laterale ci andrà l'apertura. Questa casetta invece
ha un'altezza di 13 centimetri e una larghezza di 9 centimetri. Il tetto va formato a 5 centimetri, quindi da qui a qui, quindi questo triangolo ha un'altezza di 5 centimetri. La scritta non mi ricordo se già ve l'ho data, quindi questa targhetta misura 8,5 quasi per 4. Il cuore già ve l'ho dato e basta. Il cuscino, ecco il cuscino. Quindi il cuscino, qui ci andrà poi la targhetta, il cuscino misura 12 centimetri per 18, due tessuti. Allora, io sto utilizzando tutti i ritagli di tessuto, questo ad esempio lo farò con due colori, sarà bicolore, il dietro rosso e il davanti col quadrettino. Quindi ho disegnato la sagoma, questo è il cartamodello, e adesso fermo con gli spilli e vado a cucire sul disegno della sagoma. Qui lateralmente ci sarà un'apertura per poter dopo risvoltare e riempire il cuoricino. Ecco fatto. La casetta, questo è cartamodello, ho disegnato la sagoma sul rovescio, ho messo anche l'indicazione dove resterà aperto, quindi questa è una tinta in filo, questo è un velluto bellissimo, morbidissimo, di colore panna, ma per questo progetto, ripeto, utilizzate i tessuti che avete che andranno più che bene, anche in pannolencio, in feltro. Quindi ho disegnato la sagoma e adesso andrò a cucire sul disegno della sagoma, lasciando l'apertura qui in basso. Tutti questi pezzi cuciteli con la lunghezza del punto più corta che avete. Io cucirò con lunghezza punto 2. Il cuscino, due tessuti, sempre bicolore, perché sto utilizzando tutti i ritagli che ho che mi piacciono tanto. Quindi mettete dritto con dritto, quindi disegnate la sagoma e poi andate a cucire sul disegno della sagoma. Anzi, il mio tessuto è più corto, cioè è più piccolo, poi prendetelo della misura giusta. Avevo questo, quindi userò questo. Questo mio verrà un pochino più piccolo, ma non cambia nulla, eh. Quindi cucite sul disegno della sagoma e l'apertura sarà in basso. Quando andate a cucire il cuore dovete iniziare da dove resterà aperto, quindi bloccate il punto e fate questa cucitura sul disegno della sagoma e qui vi bloccate. Allora, ho cucito tutti e tre i pezzi, ho tolto tutto l'eccesso del tessuto distanziandomi dalla cucitura di mezzo centimetro. Dove ci sono le aperture dovete sempre lasciare un centimetro in più di tessuto, perché dopo lo dobbiamo inserire all'interno. Adesso, una volta fatto questo, mi raccomando, nel cuoricino qui, dove c'è l'angolo, dovete fare un piccolo taglietto, mi raccomando, così, perché altrimenti quest'angolo non uscirà per bene fuori e farà le grinze, ok? Quindi adesso vado a risvoltare tutti e tre i pezzi e tirate per bene fuori le cuciture, se potete stirate pure. Una volta risvoltato e portato l'apertura, il tessuto in più all'interno, prendete l'ovatta a fiocchi, andate a riempire per bene il cuscino, il cuore e anche la casetta. Adesso con un puntino di colla andate, una volta riempiti tutti i soggetti, andate con un puntino di colla e chiudete tutte le aperture. Ho già chiuso la casetta, sto chiudendo il cuscino. Una volta asciugato per bene, prendete l'ovatta e spingetela, non si noterà nulla, il lavoro verrà pulitissimo e sbrigativo. Non dimenticate, se anche voi volete queste decorazioni profumate, di mettere all'interno un po' di perle profumate. Io prima vado a riempire per bene con l'ovatta a fiocchi, soprattutto qui sulla parte superiore, stessa cosa per il cuscino e per la casetta. Una volta riempita per bene questa parte qui, mettete all'interno un po' di perle e poi continuate ad imbottire e l'apertura sempre con un puntino di colla. Una volta asciugata la colla, spingete l'ovatta e il lavoro verrà benissimo. Adesso possiamo iniziare a decorare tutti e tre i soggetti. Iniziamo col cuscino. Qui e qui andrò a cucire con un ago resistente. Potete cucire o dei bottoncini decorativi o dei semplici bottoni o quello che avete. Userò lo stesso filo con cui
ho scritto, ce l'ho bello che è pronto, quindi prendo il metro, vado a misurare la cucitura a cucitura, mi dà 16, quindi innanzitutto mi vado a segnare con la penna cancellabile 8, quindi mi vado a segnare il centro che è qui. Poi da cucitura a cucitura mi dà 10, quindi mi vado a segnare 5 che è qui, così ho già individuato il centro dove applicherò adesso questa targhetta. Vado a piegare, vado a ripiegare e qui individuo pure il centro e posizionerò il centro sul centro così. Adesso potete cucire magari col punto festone o punto filza oppure incollare. Io andrò ad incollare l'etichetta qui. Ad incollare però io vado a sfilacciare un po' questa etichetta, quindi tiro il filo e creo questa frangia sia sopra e sia sotto. Mi piace tantissimo così grezzo, quindi benissimo. Qua ai lati no, e neanche di qua. E adesso posso incollare, quindi posiziono la mia targhetta al centro e metto prima un puntino di colla qui, aspettate perché era spenta, e poi tutto intorno, tanti puntini di colla, aspettate che riscalda meglio perché altrimenti non si attacca. Una volta incollata prendete un pochino di spago o quello che avete, un nastrino. Io ne prendo un po' e vado a realizzare un piccolissimo cappietto, così. Fatelo proprio piccolo perché all'interno poi metteremo il filo grezzo. Il filo grezzo lo trovate soprattutto in ferramenta e costa pochissimo. A me piace tantissimo. Pulitelo, adesso vi faccio vedere perché comunque togliete un po' eh, la parte, diciamo, arrugginita, se così si può definire. Vedete, fate un piccolissimo cappietto, poi tagliate l'eccesso, prendete ago e filo oppure incollate, io userò ago e filo. Di qua distanziatevi di 1 centimetro e lo andate a incollare oppure a cucire. Io darò 2 punti di cucitura. Mettetelo a 1 centimetro a partire da qui. Vi spostate, l'ago è qui e me lo vado a fissare. Ma ripeto, potete anche incollare. Tanto il cuscino non è pesante, quindi con la colla non ci sarà problema assolutamente, perché la colla, se la fate asciugare per bene, regge, è come se regge. Quindi una volta dato questi 2 punti di cucitura allo spago e al tessuto insieme, vado a bloccarmi il filo, così, sempre con lo stesso filo, perché con l'altro ago dove c'è il filo da ricamo non mi passa attraverso questo bottoncino piccolissimo a forma di cuore e vado a creare profondità al cuscino, quindi entrerò di qua e uscirò di qua, magari usate un ago un pochino più lungo se ce l'avete. Vi dovete adesso spostare da questa cucitura di 2 centimetri e mezzo e mettete un segnetto, chiaramente centratelo. Stessa cosa di qua, da partire dalla cucitura 2 centimetri e mezzo. Cosa fate? Prima vi bloccate il punto, così, poi inserite l'ago all'interno e lo fate passare dietro, così. Tirate e create questa sorta di profondità. Tenete qui col dito, poi tenete fermo col dito, ripassate nuovamente di qua e avrete creato la forma del cuscino che sarà veramente molto molto bello. Adesso inserisco qui il bottoncino e me lo vado a cucire così. Quindi rientro nuovamente qui, esco dall'altra parte e il gioco è fatto. E mi fisso il bottoncino, guardate che carino. Stessa cosa farò anche qui. Bloccate il punto. Adesso vado a fare la stessa cosa anche di qua. Benissimo, prendo l'altro e faccio la stessa identica cosa.
Allora, poi prendo e pulisco un po' di filo grezzo, orientativamente vi do la misura, al limite si taglia se è troppo lungo. Allora, questo misura 44 centimetri, è la stessa dimensione anche per il cuore, al limite se è troppo lungo lo tagliate. Prendete una qualunque bacchetta e iniziate ad attorcigliare il vostro filo così. Dopodiché lo sfilate e vi ritroverete così, aspettate, così vedete, in questo modo. Poi lo sistemate, qua sotto prendete magari una pinza, perché dovete inserire ora queste due estremità all'interno degli anellini, è facilissimo. Inserite all'interno e andate poi a creare un piccolo, fate un giro, fate un piccolo anellino per bloccarlo, così. Poi schiacciate in questo modo. Fate la stessa cosa anche di qua, inseritelo all'interno e formate piccolo anellino. Stessa cosa sia per il cappietto che per il filo, dovete farlo per il cuore. Io l'ho già fatto, adesso vi faccio vedere perché. Perché praticamente il cappietto è uguale, la ghirlanda sarà uguale a quella che cambierà soltanto la dimensione, ma il procedimento per realizzarla sarà uguale a quello che farò adesso sulla casetta. Ecco fatto. Guardate che bello, è bellissimo. Allora, il cuoricino, eccolo qui, guardate che meraviglia. La ghirlanda verrà fatta identica anche qui per la casetta, il filo di ferro nello stesso identico modo e i gangetti uguali a questi, quindi praticamente uguali. Io qui ho messo una campanellina, qui ho incollato un nastrino in velluto e qui ho incollato poi la ghirlanda insieme al filo verde e a queste piccole bacche che ho preso da questo rametto e le ho incollate qui e guardate che bellissimo effetto, tra l'altro è anche un bellissimo cuore profumatissimo, potete capire il profumo che c'è, è meraviglioso ragazzi, è una bellissima idea regalo e sarà sicuramente gradita perché è veramente d'effetto, è veramente bello. Adesso vi faccio vedere come l'ho realizzata. Qui adesso una volta appeso potete mettere un po' qualche decorazione, quello sempre a gusto vostro. Io metterò un po' di questi rametti e 3 bacche e anche un fiocchettino o col velluto o con lo spago, adesso vediamo. Vado a ritagliare un rametto, qui vado a tagliare soltanto su un'estremità questa parte qui perché altrimenti non incollerà bene, quindi vado a ritagliare qui, ne ritaglio un altro e vado ad appiattire questa parte qui così soltanto sul lato perché adesso questo io lo andrò ad incollare qui e qui incollerò pure 3 bacche e un piccolo fiocchetto. Poi il campanellino lo potete posizionare dove volete o qui, ma io lo metterò qui, sempre qui dove ho formato l'anellino, mi piace di più messo qui. Vabbè ragazzi, questo è un passaggio facilissimo e la decorazione è a vostro gusto. Allora, io le ho appese qui perché queste sono belle che pronte, sono meravigliose ragazze, bellissime, ma anche da vendere ai mercatini, a pochissimo prezzo, ne fate tanti e sono oltre che bellissime decorazioni fatte con ritagli di tessuto, quindi allora, la casetta, questa è la ghirlanda che abbiamo realizzato poco fa. A questa casetta, mettiamola un attimino da parte, a questa casetta dobbiamo fare il tetto, quindi io ho preso due di queste li trovate da cinesi, guardate quante ce ne sono, quindi ha voglia a fare casette. Ho preso due di queste e ho ritagliato, veramente ne ho presa una, e ho ritagliato praticamente, vedete, le ho anche tinte con l'acrilico, se volete, perché il tessuto essendo chiaro volevo un colore più scuro. Quindi adesso vi do la misura
della bacchetta che dovete andare a ritagliare anche con una forbice, chiaramente non una forbice con cui ritagliate il tessuto, dovete ritagliare praticamente in diagonale solo un'estremità. E poi fate la stessa cosa anche all'altra, quindi magari vi tenete la parte tonda, ve la appoggiate e andate a ritagliarla. Adesso vi do la misura, Quindi questa bacchetta da qui a qui misura 9 centimetri, quasi e mezzo, quindi da qui a qui. Se non avete questo tipo di bacchette, potete utilizzare anche delle bacchette, tipo queste, oppure quelle piatte, oppure due pezzettini di rami, magari se avete il giardino, ne prendete due tronchetti e staranno ugualmente bene. Io ad esempio li ho innanzitutto spennellati, pitturati con l'acrilico, quello in tubetto che ho preso sempre dal cinese, questo qui, di colore marrone chiaramente. Sono indecisa se mettere, perché questa adesso andrà incollata qui, se mettere questa, ma mi sa ragazze che io metto questo perché mi piace molto di più. Questo qui sicuramente metterò sì i rami del mio giardino. Una volta messo da parte i rametti, perché io metterò i rametti, prendete la vostra ghirlanda. Come ho formato questo verde? Prendete un filo di cotone o di lana di colore verde e attorcigliate il filo intorno alla ghirlanda e poi lo bloccate con un puntino di colla. Oppure, se volete fare come ho fatto io, di lana o di cotone il filo, anche questo tipo va bene. Oppure io, ad esempio, ho preso un filo sottilissimo di filo di ferro, ma se avete anche il filo d'alluminio va bene. L'importante è che lo potete modellare, quindi deve essere abbastanza modellabile. Avevo questo nastro verde leggermente adesivo e mi sono andata ad attorcigliare così una parte di filo, fil di ferro in questo modo, così molto facilmente. Una volta fatto mi ritroverò così. Ad esempio, qui vedete, ho realizzato con lo stesso filo di ferro alla fine, perché mi era avanzato, ho fatto anche un fiocchettino e l'ho messo qui e poi ho attaccato tante in vari punti le bacche rose. Tutto qua è facilissimo, ma di grande effetto. Allora, prendo il mio filo di ferro, inizio qui da dove avevo unito le due estremità e inizio ad attorcigliarlo così, tutto intorno. Come quel fiocchetto realizzato così, con questo fil di ferro rivestito con questo nastro verde vi è piaciuto, ne ho fatto un altro po', adesso me lo vado a modellare e vado a formare il fiocchettino, facilissimo, così, in questo modo, piccolino, anche perché fare un fiocchettino così piccolo, ragazzi, è pure antipatico farlo col nastro, eh? Ecco fatto, guardate che tutto è carino, me lo modello con le mani, bellino. In questo modo taglio e porto le code, vedete, con la stessa misura. E adesso con un puntino di colla lo vado ad incollare, vediamo dove, qui, dove c'è l'unione dei due, diciamo, fili. Metto un puntino di colla e lo vado ad incollare lì. E poi vado ad incollare varie bacche tutte intorno per simulare la ghirlanda. Adesso qui incollerò pure questa stellina, scusatemi, eh, questa neve, ecco, la neve in legno qui, così nasconderò anche l'unione dei due bastoncini in legno, che meraviglia. Qui possiamo mettere, anzi, qualche altra decorazione, mi sa che metto pure qualche rametto qui. Taglio un rametto, ne taglio un altro
così al solito taglio solo una parte, quella che andrò ad incollare per appiattirla, così. Vediamo dove li possiamo posizionare. Sì, metterò qui di lato uno di qua e un altro di qua, e metterò sempre un fiocchettino, ma qui metterò il fiocchettino in velluto forse, perché il tessuto è chiaro, quindi spicca meglio. 3 bacche. Ecco qui, queste mi piacciono. Sì. Stanno benissimo. E un piccolo fiocchettino, le decorazioni sempre a gusto vostro, eh? Ho deciso di mettere la campanellina, qui non metterò nessun fiocchetto, ma se voi volete, ripeto, a gusto vostro potete anche metterlo. Finito. Guardate che meraviglia, il cuore di grande effetto con questo quadrettino e questo rosso. L'ho già realizzato anche col verde ieri. La casettina, guardate quanto è bella, anche la casetta. E il cuscino, eccolo qui, insieme a questo. Sono veramente dei pensierini profumati e d'effetto, a me piacciono tantissimo, spero siano piaciuti anche a voi. Che dire, realizzateli e fatemeli vedere anche sul mio gruppo di cucito su Facebook, il Cucito di Miu, che ho aperto per dare la possibilità a voi che realizzate i vostri lavori guardando i miei tutorial di poterli pubblicare lì, e a me fa sempre un enorme piacere vedere che i miei progetti piacciono. Questi comunque sono tutti spunti che io prendo dalla rete, questi li ho visti su Pinterest e li ho replicati a modo mio. Se vi è piaciuto, un cuoricino, un commento e una condivisione. Il vostro supporto, vi ricordo sempre, è gratuito. E c'è anche adesso una nuova funzione Hype che trovate sempre sulla barra dove trovate il mi piace, il condividi, eccetera. Basta pigiare il dito su Hype, è gratuito, mi darà tanto supporto. Devo dire che sono stupendi come idea regalo, ma anche da vendere, ragazze, perché si realizza con poco materiale e facilmente. Ci vuole più tempo per me spiegare il tutorial ed editare il video che realizzarli, perché si fanno in men che non si dica. Non siete ancora iscritte, iscrivetevi, l'iscrizione è gratuita, anche quella è gratuita, e attivate la campanellina, così ogni volta che pubblicherò un tutorial vi arriverà una notifica. Io vi saluto e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao a tutte!